Nel tiro a lunga distanza la precisione non nasce per caso. Ogni particolare è importante, la scelta dei materiali, la massima precisione nelle misurazioni, la dose esatta di polvere, la messa in posizione accuratissima della palla, ma soprattutto quello che conta è la ripetibilità delle prestazioni della nostra munizione. Una munizione adatta al tiro a lunga distanza di grande precisione. Quello che cerco non è la massima velocità, è stabilità, un SD basso e precisione ripetibile. Per ottenere questo tipo di risultati, fattore chiave sarà la scelta dei componenti, la massima cura nella lavorazione e ovviamente l'utilizzo di attrezzature specifiche di un certo livello. Vi mostrerò quindi quali componenti ho scelto io, il processo completo che utilizzo per realizzare appunto questo tipo di munizione, ma anche le attrezzature. Quindi mettetevi comodi e cominciamo. Alla base dello sviluppo della nostra munizione c'è il bossolo, una parte importantissima. Per questo motivo io ho scelto l'Aqua, un bossolo di altissima qualità, consistenza, durata e soprattutto qualità dei materiali. Oltretutto la sua lunga durata fa sì che il costo della munizione finita alla fine si abbassi, in quanto lo potremo riutilizzare molto spesso. Per gli inneschi cerco affidabilità e uniformità nell'accensione. Per questo motivo ho scelto i CTI BR2, conosciuti proprio per queste loro caratteristiche. Una volta che ho scelto la polvere che ritengo più giusta per la lunghezza della mia canna e il peso della palla che dovrà spingere, realizzo tutta una serie di dosi molto vicine una con l'altra. 5 colpi per ogni dose. In questo modo poi in poligono potrò provare quale di queste dosi risulterà la più perfetta, quella che va a centrare il nodo della mia canna. Per il PRS ho scelto una palla con un coefficiente balistico molto elevato, una palla che tiene molto bene il vento e che soprattutto rimane molto stabile anche sulle lunghe distanze. Ho scelto quindi la Hornady ELD Match, particolarmente famosa nell'ambito sportivo proprio per queste sue qualità di precisione e stabilità su lunga distanza. Una palla con un coefficiente balistico tra i più alti reperibili in commercio. Anche piccole variazioni influenzeranno la precisione della munizione. Per questo motivo controllo sempre con accuratezza il bump della spalla e la neck tension. Per fare questo utilizzo una pressa della RCBS, la Rock Chugger, famosa per la sua alta precisione. Il dice che utilizzo per il full bushing è un RCBS della serie Matchmaster. La combinazione di questa pressa con questo dice mi offrono dei bossoli sempre perfettamente uguali. Le misurazioni vanno prese con estrema precisione. Per capirci, 2 centesimi in più o meno faranno la differenza. Per questo motivo utilizzo strumentazione di qualità, in questo caso un calibro elettronico giapponese molto preciso e un comparatore Hornady, famosi proprio per la loro altissima qualità. Il bump della spalla che sto verificando deve essere esattamente quello previsto se vogliamo le prestazioni.
Naturalmente anche la lunghezza dei bossoli è importantissima, deve essere sempre la stessa per tutti i bossoli. Soprattutto per quelli sparati tendono ad allungarsi, ovviamente con il tempo, quindi vanno misurati uno per uno e quelli che risulteranno più lunghi del normale vanno posti nel trimmer, in questo caso un trimmer della Hornady, che ci permetterà di riportare alla lunghezza voluta ogni singolo bossolo. I bossoli che precedentemente ho trimmato li sottopongo al deburring, ossia al trattamento con queste speciali lame che va ad eliminare eventuali residui sia interni che esterni al colletto. Questo deve risultare lucido, liscio, perfetto per accogliere la nostra palla. Anche il posizionamento dei primer è fondamentale. Questi infatti devono essere posizionati nel modo perfetto, nella giusta posizione e alla giusta profondità. Per fare questo mi avvalgo di uno strumento della RCBS, una pressa manuale che permette di posizionare i primer sempre esattamente nella corretta posizione. È praticamente impossibile sbagliare. Oltretutto mi permette di lavorare praticamente in sequenza e quindi di produrre parecchi bossoli per volta. Per il posizionamento della palla utilizzo una pressa secondaria della Lee, sulla quale è montato un dice modello Matchmaster micrometrico della RCBS. Questo dice permette di posizionare le palle sempre in modo assolutamente concentrico. Dopo aver posizionato la palla andrò poi a misurarla con un altro comparatore della Hornady, un comparatore per la CBTO. Se la misura non corrisponde esattamente a quella voluta, ripasserò di nuovo la munizione all'interno della pressa, regolando leggermente il micrometro sopra del dice. Dopodiché effettuerò un'altra misurazione per vedere se la palla corrisponde esattamente alla misura voluta. Devono essere tutte uguali, solo in questo modo saranno precise. La misura totale della lunghezza della mia munizione, quindi punta fondello, la prendo per capire se la munizione andrà bene poi all'interno del caricatore della mia carabina. Massima attenzione poi la ripongo nella misura della neck tension della mia munizione. Questa deve essere precisa al centesimo in base a quella che ho calcolato che deve avere. Qui davvero qualche centesimo di differenza renderà la mia munizione molto meno precisa del previsto. A questo punto viene la parte interessante, la ricerca del nodo di canna. Quindi mi regherò in poligono e comincerò a sparare su delle sagome dove ho segnato appunto dei riferimenti con la carica che sto usando in quel momento. Analizzerò quindi le rosate effettuate, la verticale, la forma. Prenderò su un taccuino tutti gli appunti del caso, quindi tutte le velocità per ogni singolo colpo, per ogni singola carica. Indispensabile sarà l'utilizzo di un cronografo. Io utilizzo il Garmin che mi dà la possibilità di vedere per tutti i tiri che ho fatto qual è la media delle velocità, ma soprattutto qual è la SD, la Standard Deviation della mia munizione. Utilizzo anche un simulatore da computer che mi permette di prevedere già da prima quale sarà probabilmente la carica migliore, cioè quella che andrà a centrare il nodo di canna della mia carabina. L'analisi e la comparazione di tutti questi dati mi porteranno a capire qual è la dose perfetta per centrare il nodo di canna della mia carabina. Per avere poi delle dosi di polvere praticamente tutte uguali, utilizzo una bilancia dose polvere automatica Auto Trickler V4, una delle più precise in commercio.
Avere tutte le dosi praticamente uguali al centesimo garantisce molta stabilità alle mie munizioni e un SD ancora più bassa. Ja, das ist normal. Ich habe ein halbes Mil Wind habe ich gehalten. Die Munition habe ich auf. La realizzazione della munizione perfetta per la nostra carabina è un lavoro scientifico che richiede molta dedizione, ma la soddisfazione che dà è davvero grande. La precisione non è un singolo dettaglio, ma piuttosto la somma di centinaia di piccole cose. Ed è questo che rende il tiro a lunga distanza così affascinante.